Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovo video qui sul canale YouTube dopo un periodo praticamente in cui siamo stati fermi per via di tutte le disavventure che ci sono capitate in questo periodo e che vi abbiamo mostrato su Instagram. Al di là di tutto però possiamo dire che siamo ancora qui, ci siamo e come avrete letto dal titolo oggi andremo a parlare della Bolognese Extreme. Ci sono tante belle novità, quindi io direi ragazzi di non perderci troppo in chiacchiere e insomma incominciamo subito con il video. Questo video ragazzi sarà strutturato leggermente diverso rispetto al solito, lo dividerò sostanzialmente in due parti in cui nella prima finalmente posso parlarvi e mostrarvi dei nostri nuovi galleggianti artigianali specifici per la Bolognese Extreme, per la felicità di tutta quanta la nostra nicchia di appassionati che si è creata insomma attorno al nostro format che portiamo con costanza da più di 3 anni ormai qui sul canale YouTube, mentre nella seconda parte del video li vedremo sostanzialmente in azione a mare durante insomma una pescata che abbiamo registrato insieme a David a Maiori con una fase di scaduta avanzata. Vi anticipo già che il video dei galleggianti in azione che vedrete dopo ragazzi è stato girato ahimè solamente con le action cam, solamente con le GoPro. Questo perché chi ci segue sui social saprà che durante le registrazioni proprio di questi galleggianti un'onda ci ha praticamente investiti e ha messo fuori uso completamente le nostre videocamere, la nostra attrezzatura video. Sto parlando nello specifico ragazzi della nostra amatissima Sony, che sostanzialmente ci ha accompagnato per tutti e 3 gli anni, proprio dall'inizio del canale, e purtroppo per lei non c'è stato davvero nulla da fare. Nel momento in cui starete guardando questo video i nostri galleggianti saranno già disponibili sul nostro store online www.impescastore.it che finalmente ragazzi abbiamo riattivato. Dopo che io e Piero possiamo dire di averci lavorato per circa 6-7 mesi per cercare di renderlo un tantino un po' più versatile, più intuitivo proprio in quello che riguarda la sua navigazione in totale proprio della pagina. In più abbiamo cercato di arricchirlo con qualche sezione interessante come quella in cui potrete trovare tutte quante le attrezzature che solitamente noi utilizziamo durante tutte le nostre sessioni di pesca. Entrando più nello specifico e iniziando a parlare dei galleggianti, la prima cosa che dovete sapere ragazzi è che non abbiamo abbandonato la filosofia dell'artigianato. L'unica differenza effettivamente sostanziale che c'è tra quelli dell'anno scorso e quelli di quest'anno sta proprio nel materiale. Se quelli dell'anno scorso erano in sughero, quelli che abbiamo scelto quest'anno sono di un'ottima gomma Eva. Di base ragazzi abbiamo scelto 2 modelli. Il primo è il galleggiante fisso piombato e lo abbiamo portato in 2 versioni. Quella che sto mantenendo adesso in mano ragazzi è la versione diurna, mentre la seconda versione è quella notturna. E perché dico notturna ragazzi? Perché effettivamente questi galleggianti hanno la possibilità di essere illuminati tramite la torcia UV, un po' come accade con gli EGI, quando insomma accendiamo gli EGI oppure le nostre totanare. Sostanzialmente il galleggiante ragazzi ha una vernice fluorescente che si illumina e quindi questo in teoria dovrebbe evitare di farci utilizzare la Starlight che però può essere comunque utilizzata perché le stecche che compongono questi galleggianti sono appunto di diametro 3,5. Il modello fisso piombato nello specifico mantiene la stessa caratteristica di quelli che abbiamo portato l'anno scorso, e cioè il fatto di riuscire a sopportare altri circa 10-15 grammi in più di peso che ci permettono appunto di creare le nostre consuete montature da Bolognese Extreme. Quindi sto parlando proprio del piomba d'oliva che va scorrevole abbattuta sull'amo, oppure i nostri piombini spaccati di una buona grammatura che ci permettono appunto di contrastare la tipologia di corrente che ci troviamo quando andiamo a affrontare insomma una mareggiata. Il secondo e ultimo modello invece è il fisso starato. Ci permette di distribuire la piombatura a nostro piacimento, sia che la vogliamo mettere di più sotto la deriva oppure di più sotto il terminale, e questo insomma lo dobbiamo capire cercando di considerare quale delle 2 correnti vogliamo contrastare, se quella superficiale, quella che sta proprio in superficie, oppure appunto quella che c'è più giù in basso sul fondale. Quindi ragazzi, per chiunque di voi volesse darci un grande supporto
appunto pescare con i galleggianti oppure acquistare la t-shirt che abbiamo fatta bianca e nera, la basic logo, vi lascio qui sotto il link in descrizione del sito, vi ricordo www.inpescastore.it. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino a questo punto del video. Adesso vi lascio insomma con le immagini che abbiamo registrato a Maiori con le GoPro insieme a David, che tra l'altro ha fatto la sua prima cattura bolognese extreme di un bellissimo sarco, poi vedrete subito a breve. Come al solito grazie mille per tutto il supporto e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao! Ragazzi, oggi mi ritrovo con David a Maiori per una bella sessione di bolognese extreme, ovviamente solo con GoPro, perché se ci avete seguito su Instagram sapete che insomma in questi giorni non siamo stati proprio fortunati per quello che riguarda le attrezzature video. Arrivano proprio delle belle onde ragazzi, guardate questa come è alta, bella bella bella, non vedo l'ora. Ovviamente ragazzi andiamo a pescare con i nostri galleggianti in Eva, specifici per la bolognese extreme. In questo caso, visto che il mare insomma è ancora mosso, modello fisso piombato di 30 grammi in versione diurna. Amo dell'1.0 e piomba d'oliva battuto sul lambo ragazzi di 5 grammi se non mi sbaglio. A me che abbiamo qua? Se puzzano, la voglia che puzzano. Andremo a utilizzare sia un po' i gamberi rosa che le mazzancolle, vediamo quale delle due soluzioni insomma va meglio. Ragazzi, in tanti di voi sempre mi chiedete anche su Instagram soprattutto, diciamo, qual è il mestolino da utilizzare. Il mestolino per poter lanciare questa pastura dovete fare attenzione insomma che sia un cucchiaio che non è né troppo profondo né troppo largo, deve avere soprattutto questa angolatura particolare che non è troppo a 90 gradi, perché il movimento che noi dobbiamo fare è prendere la pastura, cercare la roccia giusta. La pastura deve andare sulla roccia, non in acqua, sulla roccia, perché poi l'onda sbatte sulla roccia, sfalda ancora di più questo macinato di sarda e prende la sua corrente giusta. Ecco, soprattutto quando si ritira l'onda, dobbiamo cercare di capire com'è che gira la corrente. Vi assicuro ragazzi che la pastura semplice a base di sarda macinata ha un odore asfissiante, fortissimo. Subito attrae, diciamo, i pesci che sono in zona. Tutto, David, lo innesco il gambero, completo. Lo facciamo salire anche un po' sopra e questo è. E poi il piombino d'oliva, scorrevole, a battuta sul lamo proprio. Ecco qua. Via. Stiamo pescando con uno 0,20 ragazzi, potremmo anche aumentare volendo perché l'acqua comunque è torbida, però primo lancio, vediamo. Eccolo, l'ha mangiato ragazzi, dai dai. Ho spezzato l'amo fra. Stanno qua dietro comunque, fra, stanno qua, dai. Sì, sono stare che zio. Ma t'ha tagliato! Sì, 0,20 zio. Ragazzi, abbiamo avuto una mangiata buona e abbiamo spezzato lo 0,22. Ci ha portato giù il galleggiante e non abbiamo visto più niente. Può essere anche Carnosalpe, non sappiamo. Un bel mare, ogni tanto arriva, bello gonfio. Sì, è pesce, il primo. Il primo Sara, cosa lo sa? Ce l'ho. Eccolo qua, finalmente. Intuizioni mie e di David, ragazzi, siamo riusciti a fare il primo saracotto. Stanno mangiando proprio a terra. Era lui che ci portava giù ogni tanto. Lo rilasciamo subito. Calma. Sì, che bella onda, va. Via. Vuoi pescare tu? No, ma solo un tiro. Solo un tiro vuoi fare? Solo uno, sicuro? Sì. Ma se poi lo prendi che fai? Vuoi continuare poi? No. Già so che si... Fondamentale continuare a pasturare per cercare di mantenerli insomma a tiro di canna. Hai visto come gira la corrente? Oh, lo tieni? No, stai fermo, fai che c'è. No, David, no. Ce l'hai? No, l'hai perso qua sotto. Che peccato. Wow, se ne è sceso tutto il piombino, perciò era bello. Che discesa che ha fatto, che discesa. Ah, questo è un era bello. Wow, pure che nesco che ho fatto. Spettacolare, vai. Sì, era un bel pesciotto, dici. Dai, tu non hai mai preso un pesce a bolognese extreme? Wow.
Deve essere il primo allora. Dai, recupera un po' di filo perché mi sa che sta... Vai, dai. Mangia bene. Dai, lo tieni? Bello, è un bel saraco, David. È un bel saraco, David. Bravo. Bel saracotto. Non avere paura, David. Non avere paura. David, è un... Mamma, che pesce, David. Mamma, è un saracone, David, è un saracone. L'ho detto. Mamma, saracone, David. Combatterlo, non avere paura. Alza, David, alza. Alza che la canna ce la fa. Mamma mia, che saraco, David. Sta qua. Bello. Mamma che saraco. Nella schiuma. No, l'hai detto tu che lo prendevi, grosso. Allora, David, avevi detto che dovevi prendere il primo pesce a Bolognese Extreme. L'ho preso. Ci siamo riusciti. È un saracone, ragazzi, che bello, mamma mia. Super, David, super. Allora, io direi di non perdere l'attimo. Siamo sul calasole, o meglio, il sole sta quasi per tramontare le montagne. Direi di posare questo perché tu te lo porti. No, un super sarco. A me non me lo mangio. Ma non facciamo sempre le stesse questioni come quella dell'occhiata, eccetera, eccetera. Bravo, che abbiamo fatto sulla barchetta. È un super sarco, te lo porti tu, lo mangi insieme alla famiglia. Però adesso facciamo un'altra calata di pasturazione perché li dobbiamo mantenere in attività, che sono qua sotto. Li facciamo il terminale e via. Ci riproviamo. Ok? Va bene. Sì, perché quando stanno in attività, che stanno in pascolo, è normale. Questa è proprio una tecnica che tu ogni lancio è una continuazione. Mangiano, e il problema è capire effettivamente l'altezza giusta, il modo in cui mangiano. Noi adesso siamo appoggiati a terra e vedi, eccola, bella, aspetta, sì, ce l'ho, mamma mia, bello, è un bel saraco, ce l'ho, tranquillo, è un bel saraco, bello, che bel saraco, David, mangiano un po' più fuori, sì. Bello, eccolo, bellissimo, un altro, un po' più piccolo del tuo, però se il mare continua ad essere così mosso che è ancora questo poco motondoso e noi ci giostriamo bene la pastura che c'è rimasta e i gamberi, forse ci possiamo continuare a divertire. L'amo della Caperlan, questo proprio specifico per i spardi, veramente un bel lamo, è duro, vedete, prende proprio bene, è anche un po' piccolino in questo caso, super amo, guardate, a filo doppio, l'acqua è poco torbida, si è schiarita, sì, si è un po' schiarita, un po' troppo forse per questa pesca, raga, però siamo proprio in condizioni di iperscaduta avanzata. Dai, speriamo, che bel saraco, bella, mamma mia, David, mamma mia, che incapata che ha dato il galleggiante, hai visto dove è andato? Mamma, no, è uguale come taglia. Bellissimo. Vieni. Dai, un po' più piccolino questo, Una delle cose che amo di più del saraco è proprio la mangiata, la forza, la prepotenza, proprio nel combattimento. Stiamo pescando con una montatura semplicissima, proprio quella diciamo classica da Bolognese Extreme. Al posto del piombo d'oliva battuta sul lamo, questa volta, visto che siamo proprio in fase di scaduta e l'onda diciamo quasi va insomma a calare troppo, stiamo pescando con un piombino bello staccato dal lamo. David, diamo il cambio? Sì. Cambio? Io mi riposo un po', raga, che sto distrutto. Alla fine, ragazzi, ho proseguito la pescata anche dopo che se n'è andato David per cercare di mostrarvi la versione notturna del nostro galleggiante, però l'attività dei pesci era così talmente calata che non abbiamo visto scendere nemmeno più una sola volta il galleggiante sott'acqua. In ogni caso la giornata è andata bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto belle catture, ci saranno tantissime altre occasioni per ovviamente farvi vedere i galleggianti in video qui su YouTube, anche la versione notturna, e vi ricordo che per qualsiasi informazione potete contattarmi sulla pagina Instagram. Non mi rimane altro che salutarvi in modo definitivo, ragazzi, vi do appuntamento in un prossimo video, grazie mille sempre per tutto il supporto, ciao ragazzi, ciao!